Papà, come nascono i capretti? Questo è il periodo dei parti, è un periodo molto impegnativo, forse anche il più impegnativo dell'anno. Bisogna prestare assistenza agli animali giorno e notte. Solitamente la capra partorisce da sola, però in molti casi bisogna anche prestargli assistenza, soprattutto quando ci sono i parti distotici dove il capretto si presenta mal posizionato. Se tutto nella norma, il capretto si presenta con la testa e con le due zampine in avanti, no? Solitamente le capre, quelle adulte, fanno 2 capretti, ci sono anche di quelle che ne fanno 3, ma nella norma 2. Le primipare sono le capre che partoriscono per la prima volta, no? Quindi hanno 1 anno e partoriscono per la prima volta. Quelle solitamente ne fanno 1, le primipare, ma in casi eccezionali ne possono anche fare 2. Nella mia azienda le primipare ne fanno quasi sempre 2. Quello dipende un po' dallo stato di evoluzione del fisico dell'animale al momento della prima monta. Solitamente la prima monta si fa quando l'animale raggiunge sui 36 kg minimi, ma se l'animale è bello sviluppato che quindi al momento della prima monta ha molta più ovulazione e quindi sono più ovuli da poter essere fecondati, in quel caso si hanno anche 2 capretti. La prima visaglia del parto è quando la capra presenta posteriormente del muco, no? Che non è altro che il tappo dell'utero. E dopo qualche ora si presenta un piccolo sacchettino che è la borsa delle acque, che contiene all'interno del liquido, che favorisce la dilatazione del canale del parto. Ce n'è 2, vedi? Dopodiché solitamente si presenta il capretto con le 2 zampine e la testa, se tutto nella norma. E in quel caso si lascia la capra da sola che ha le sue contrazioni, quindi nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora il capretto nasce. Però può capitare molti inconvenienti, magari a volte c'è solo una zampina e la testa, o magari solo la testa, e in quei casi bisogna intervenire mettendo mano e andando a recuperare le zampe che non si presentano, no? Questi sono i parti più facili. Quelli più difficili sono quando il capretto, al contrario, che si presenta con le zampe posteriori e magari c'è il gemello che presenta la testa. In quel caso bisogna andare a capire la posizione degli animali, le zampe di quale capretto sono e quindi andare a tirarne fuori prima uno e poi l'altro, che in teoria, detta così, è molto facile, in pratica non è proprio così, perché anche lì è tutta una questione di esperienza, no? Eccoci, una volta che lì lo tiri fuori e voilà, si pulisce subito il muso, il naso, poi glielo fai leccare, dai, questo è un maschio. Sento già i piedi dell'altro. Li leccano subito per non lasciare l'odore nell'ambiente, no? In modo che non arrivi il predatore. Infatti anche quando fanno poi la placenta, se tu non sei qua che gliela togli, loro la mangiano. La prima cosa da fare appena il capretto è nato è da pulire subito il viso, soprattutto le vie respiratorie, la bocca e il naso, in modo che lui possa cominciare a respirare autonomamente. E dopo si asciuga il capretto e nel mio caso io li separo subito alla nascita dalle madri e le porto in un'altra stalla, un altro ricovero, che è sicuramente più caldo della stalla dove siamo adesso e anche più asciutto dal punto di vista dell'umidità. E in quel caso li mettiamo in una sorta di culla con la lampada agli infrarossi, in modo che lui possa asciugare nel minor tempo possibile. E dopodiché si munge un po' la capra e gli si somministra il colostro della mamma, ovviamente. Ci sono dei casi estremi in cui la mamma non ha subito il latte appena il capretto nasce, per cui lì si può ricorrere a due sistemi: o si acquista il colostro artificiale, che però ha dei costi esorbitanti, se no uno, dopo che ha un po' di esperienza, solitamente quando c'è una capra che partorisce e dà molto colostro, una parte si tiene da parte e lo si congela. Quindi al momento che ne hai bisogno lo tiri fuori dal congelatore, lo scongeli e lo somministra al capretto, che sicuramente è la cosa migliore e la cosa che costa meno, e anche dal punto di vista nutritivo e degli anticorpi è la cosa migliore, perché il colostro che compri, quello artificiale, è liofilizzato,
Sicuramente andrà bene, però se si possono fare le cose in modo naturale sempre meglio.